Oggi mi trovo in India per realizzare un sogno che avevo fin da quando ero bambino, che è quello di poter vedere la tigre selvatica nel suo ambiente naturale. Nonostante ci siano 40 gradi costanti e si muoia di caldo, per realizzare un sogno si fa questo ed altro. Quindi abbiamo deciso di organizzare questo tour dividendolo in due fasi. Nella prima fase saremo nel Parco Nazionale di Tadoba, mentre nella seconda fase saremo nel Parco Nazionale di Kanha. Entrambi questi due parchi sono diventati parchi nazionali nel 1955 allo scopo di proteggere e conservare le specie locali. Direi che ho già detto troppo, non vedo l'ora di prendere la camera e saltare in jeep e cercare la tigre. Siamo appena rientrati dai safari, uno ieri e uno questa mattina, e devo dire che è stata una cosa meravigliosa. Ho visto tanti di quegli animali che non ho mai visto in tutta la mia vita, ma non solo il numero di soggetti, ma anche la diversità di specie è pazzesca. Ci sono uccelli da tutte le parti, cervi e ogni tipo di mammifero, ma quello che mi ha colpito di più sono stati i Quon, che sono dei cani selvatici bellissimi, sono altamente sociali e vivono in clan. Dico clan non a caso perché vivono in grossi numeri e non cacciano sempre insieme come per esempio fanno i lupi, e infatti anche i ranghi sociali sono più difficili da capire nei Quon. Però la cosa più importante è che sono riuscito a realizzare il mio sogno, perché ho visto le tigri finalmente nel loro ambiente naturale ed è stata una cosa meravigliosa. Ora dobbiamo prepararci che tra poco partiremo per l'ultimo safari qui a Tadoba. Domani ci aspetteranno più di 6 ore di viaggio per spostarci nel Parco Nazionale di Kanha e speriamo anche oggi pomeriggio di vedere qualcosa di bello. Finalmente siamo arrivati nell'altro lodge, bellissimo questo posto. Il viaggio è stato qualcosa di particolare e mistico, direi. Fortuna il nostro autista guidava molto bene, si sapeva destreggiare bene nel traffico, anche perché io sinceramente non ho capito quali siano le regole stradali, se non quella di suonare il clacson sempre. Ecco, questa è l'unica regola che ho capito. Comunque adesso mi farò guidare dalla guida del posto per vedere un po' fauna e flora qui nei dintorni, anche perché questa zona confina proprio con l'area cuscinetto del parco di Kanha, quindi gli animali ogni tanto passano, entrano in questo parchetto. Infatti qua davanti a me c'è una scimmia che mi sta guardando con troppo interesse la camera, adesso tra poco andrò. E niente, quindi adesso tra poco vado a nanna perché domani mattina la sveglia è veramente presto perché c'è un nuovo safari nel Parco Nazionale di Kanha.
Siamo davanti al parco di Cana, adesso è il tempo di sbrigare le formalità burocratiche e poi andremo alla ricerca della tigre. Sono appena rientrato dal giro di questa mattina e devo dire che è stata una giornata interessante perché 2 tigri siamo riusciti a vederle, nonostante questo parco sia molto differente dall'altro perché è decisamente più grande e poi presenta molta foresta, molte piante, quindi vedere gli animali qui è meno facile rispetto al primo, però risultano molto più caratteristiche le immagini perché vedere passeggiare una tigre dentro nella foresta è qualcosa di stupendo. Ne abbiamo poi visto un'altra molto lontana che si faceva un bagnetto rinfrescante nel lago. Ho scoperto che le tigri per entrare in acqua entrano in retromarcia e questo penso sia per una questione di sicurezza, quindi entrano e lasciano la testa rivolta verso l'esterno per evitare qualunque tipo di problema o comunque per uscire velocemente dall'acqua. Abbiamo comunque visto molti altri animali come il cervo pomellato e vari tipi di uccelli e devo dire che tutto sommato mi ritengo più che soddisfatto. Mancano ancora 2 uscite, quella di questo pomeriggio e quella di domani mattina, e poi purtroppo toccherà tornare a casa. Siamo appena rientrati dall'ultimo safari, quello di questa mattina. Oggi abbiamo battuto un'altra area del parco, secondo me più bella e più interessante, per cercare il leopardo, che però purtroppo non siamo riusciti a vedere. Considerazioni finali di questo viaggio: direi che di animali visti ne ho visti veramente tanti, tantissime specie nuove che non avevo mai visto e non conoscevo. Devo però fare un appunto: questo tipo di safari è bello se fatto in un certo modo, soprattutto se il parco ha delle regole molto ferree che però in certi momenti non rispetta. La ricerca degli animali era sempre bellissima in jeep nella foresta o nella zona più asciutta ed era difficile trovare altre jeep. Il problema sussisteva quando veniva trovata la specie target, e qui la specie target è la tigre che tutti vogliono vedere. Quindi le guide avvisavano le altre guide delle altre jeep dove era la tigre e queste venivano a vederla. Solo che in certi momenti c'era una presenza un po' troppo massiccia di mezzi, secondo me, e in certi momenti infatti abbiamo chiesto di non rimanere lì, andare via, andare avanti a cercarne altre. Ecco, questa cosa rovina un po' l'esperienza, secondo me, soprattutto se si parla tanto di conservazione, protezione della fauna, eccetera. È vero che con questi soldi il parco si mantiene e riesce a gestire personale, protezione, conservazione delle specie, anche perché parlando con la guida mi stava parlando di molti progetti di conservazione, di riproduzione anche di alcuni cervi per poi spostarli in altre aree, come il cervo di palude. Li allevano in determinate aree e poi li dislocano in altre zone del parco in modo da ripopolarlo. Non lo so se rifarò un altro safari del genere, diciamo che all'80% è positivo, 20% questa cosa che non mi è piaciuta tanto da naturalista. A ognuno le sue considerazioni, io per adesso devo ragionarci sopra. In ogni caso comunque le specie erano veramente bellissime.